Guys, it's time again to rank another record. This time, Opeth record Sourceress. I listened to the entire record, and my Patreon supporters and subscribers, my Patreon supporters and subscribers can watch the entire exposure of myself to this record here. You know, I already ranked Opeth discography, and I ranked this one as the number 11 overall. So, of course, I'm not mad of this new Opeth style. You know what I mean? Uh, yeah, good music, but very different sound from the history of Opeth. No growls, and for someone this is a big good thing, but for me Opeth are a band that took their peculiarity uh, for their music, that is combined that combine melodies, growls, quiet songs, energetic song, wild riffs, distortion, and also acoustic sessions. So, to, to me, the best formula for Opeth is the the late 90s and early 2000 years of this band. But however, you know me, I'm a bass player and singer, I'm a musician myself. Kills Rock is my band, and even if I'm not into metal music totally, I appreciate a lot this genre of music, this kind of music. And about this one, this record, yeah, I ranked it 11th overall, 11th out of 13 because you have 13 studio records. But this one is way better than Heritage record for me. And now I will tell you everything about my exposure to this record. So, I listened it by myself, and if you're a Patreon supporter, you can watch me listening the entire record, listening with me the album. Uh, Guys, I exposed myself to the extended version of the record with 13 tracks. However, a little Italian, little Italian because I am Italian, and then we start. Ragazzi, oggi vi racconto il mio ranking di questo disco qui, Sourceress degli Opeth. L'ho ascoltato per intero, la versione estesa, quella con 13 tracce anziché 10. Confermo che non è fra i miei a più alto livello per un motivo molto semplice, perché questa svolta di musica progressiva che hanno fatto loro è interessante, ma secondo me si perde il vero stile degli Opeth, che è un po' un mischiare melodie a growls, metal, riff aggressivi e distorti a parti acustiche molto belle. Però questo disco è molto meglio di Heritage, che l'avevo messo al 13° posto. Questo l'ho messo all'11° posto, ma ora vi dico tutto quanto riguardo a questo disco. So guys, prima però in inglese. Guys, so we start ranking this one. So we've got the first track, Persephone. Persephone intro. This was a 7 out of 10. The reason why it is a 7 out of 10 is that I appreciated the intro with acoustic guitar arpeggio. I prefer acoustic guitar arpeggios than piano. So even if a little intro, a 7, it deserves. Then we've got the track 2, Sourceress. To me this is a 7.5 out of 10. This is a little bit redundant sometimes. Pum, 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 ta, ta, tum, ta, 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 dun, dun, dun. Pa, pa, pum, 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 pa, pa, pum. It's a little redundant sometimes, but weird intro
outro, but in the middle it is really good. And to me this is a 7.5 out of 10. This song is catchy as hell. Little Italian we go forward. Ragazzi, all'introduzione Persephone io ho dato 7 perché pur essendo solo un'introduzione acustica è fatta con la chitarra, molto carina, anziché col piano. Io preferisco un arpeggio di chitarra per la loro musica che queste intro col pianoforte non c'ha molto senso. La 2, la traccia 2, Sourceress, che è anche il singolo più famoso, 7,5 io ho dato perché c'ha un intro un po' strana, l'auto ancora di più, però nel mezzo c'è una buona potenza e ti resta subito in testa sta canzone. Ci sono finalmente dei riff, si sentono di nuovo nella musica degli Opeth. È un po' ridondante a tratti, però in un modo intelligente, nel senso che comunque ti viene voglia di riascoltarlo. Guys, then we got the track number 3, The Wild Flower. Also a kind of an harp inside here. And this was so good. Maybe in some parts it is better than Sorceress, but this explosion at the end, I'm not able to understand again, like in Heritage style. Sometimes this, oh man, explosion of drumming at the end, somewhere, somehow, you don't really understand why in that way there. It is not so enjoyable. So for me this is a 7 out of 10. Of course, a very good song. The Wild Flower is very good, one of the best of the record, but because of this weird explosion of instruments, a bit senseless for me, but not totally disconnected from the song. To me this is a 7 out of 10, not a 7.5. We've got the track number 4, Will O' the Wisp. Because of the nice guitar work inside, to me this is a 5.5, but a 6 out of 10, 5.5, 6 out of 10. Yeah, this guitar work inside, very beautiful, clean, deserves a 6 out of 10 without a doubt, but this is not so exciting, the track. In some part it's a little weak, so 5.5, 6 out of 10. Little Italian, we go forward to the track 5. And then at the end I will resume everything and a votation overall to the record. Ragazzi, traccia 3, The Wild Flower, gli ho dato 7, gli avrei dato anche 7,5 perché c'è anche una specie di arpa dentro, interessantissimo. Soltanto che poi alla fine c'è questa esplosione, sta bomba di nuovo di strumenti che ti dà un po' fastidio perché non capisci bene il senso per cui ci debba essere, come in Heritage, no? All'improvviso arriva sta bomba, cioè non te l'aspetti nemmeno, invece di essere sorprendente in modo piacevole è quasi fastidioso. Però in questo caso è più connessa alla canzone rispetto ad altri pezzi del disco che ho messo in fondo Heritage, no? Quindi tutto sommato ci può pure stare. Comunque un 7, una delle canzoni più belle del disco. La quarta, Will O' the Wisp, per il lavoro di chitarra si arriva a guadagnare il 6 quasi, se no un 5,5, in dei punti un pochino più debole, un pochino più noiosa, però c'è un lavoro di chitarra pulita molto bello, c'è una sessione molto bella che 5,5-6. Headphones out guys now, because I listened while I was talking to you the resume of the tracks, little pieces of tracks in my headphones to recall everything. Ragazzi, adesso le cuffie via perché mi sono riascoltato mentre vi parlavo passo passo alcuni pezzettini qua e là per riprendere le fila di tutto, per ricordarmi anche un po' quello di cui vi sto parlando. Track number 5, Chris Alice, very nice drumming here, and here we got 2 guitar solos and 2 keyboard solos. This is the reason why this song deserves a 7, but to me it is still a 6.5, 6.57. Oh yeah, 6.5 out of 10, this one.
but amazing drumming all song long, and very, very good guitar solos, 2 guitar solos and 2 keyboard solos here. Very good. Track number 6. Nice chorus here. Very good chorus in Yes style. Sourceress 2, the song number 6. It is very good and enjoyable because of this chorus. Very, very good. I repeat myself again. It sounds, this chorus, so so angelic voices, like Yes band style. This is a 6 without a doubt. Enjoyable, these voices, but this is not a banger. A little Italian and I go forward. Ragazzi, la traccia numero 5, Crisalide. C'è un batterismo strepitoso in tutta la canzone. Ben 2 assoli di chitarra e 2 assoli di tastiera. 2 e 2. Si meriterebbe per questo un 7. Gli do un 6,5 prudenziale perché la canzone in sé non è accattivante, non ti raccoglie, non ti fa venire voglia di riascoltarla così tante volte come altre canzoni, ma per questa strumentazione 6,5, 7. Io gli do 6,5, ma 6,5, 7. Perché questa strumentazione, questo batterismo è fantastico, tutta la canzone, gli assoli sono molto molto interessanti. Ben 4 assoli. Traccia numero 6, dicevo, Sourceress 2. Gli ho dato un bel 6 pieno, non di più, perché non è, certo, voglio dire, il loro capolavoro della storia della musica degli Opeth, però ci sono dei cori molto carini che ricordano molto la band degli Yes. Voci angeliche, voci angelicate, carino. Track number 7, The Seventh Sojourn. The Seventh Sojourn. This song is fantastic for me. And maybe you are a little amazed because this is really quiet. But to me this is an 8 out of 10. The best song of the record? Who knows? Maybe. I will tell you at the end. These Middle East vibes are so good. Nice djembe inside in the drumming. Very, very good. A little Italian, I go forward. Ragazzi, la traccia numero 7 vi ho dato un 8 pieno, sarete sorpresi perché è una traccia che sentirete molto tranquilla, molto calma, molto quieta, ma un 8 se lo merita. C'è dei sentori arabi, arabeggianti, è fantastica. E poi ci sono questi djembe stupendi che ti rimandano veramente all'Africa. E poi c'è anche un basso pazzesco, also an amazing bass inside this song. The track number 8, Strange Brew. Strange Brew. This is for me a 7 out of 10, so again, a good votation. The first transition at the minute to 10, no, I don't like it. This is a trashy transition. Heritage record style. The thing that I don't like from this record is here. So, no. But the other two transition, the transition at the minute 3:35, yes, fantastic. And it's okay also the change of the style of the song, of the music at the minute 6:50 in a long song. Long song but not boring. So this is a 7 out of 10, of course. Ragazzi, la traccia numero 8, Strange Brew. La prima transizione non ci siamo, rimanda di nuovo a Heritage, a quel record lì, no, non mi piace. No. Ma le altre due transizioni sono fantastiche. Quella al minuto 3:35 è stupenda e quella al minuto 6:50 è ok. È un po' strana, ma almeno però si connette perfettamente con la canzone. The last two transitions in this song are perfectly connected with the song. Allora ragazzi, ci siamo, stiamo arrivando molto avanti. Traccia 9 e traccia 10. Guys, track 9.
a fleeting glance. Oh, this is more than a 6. 6 increasing to the 6.5. Weird start, but very interesting. The arpeggio reminds you to some Blind Guardian, like the bar song arpeggio. And then the keyboards, and immediately after, it sounds like Queen music. Very interesting. Then, not an exciting song all song long, but for this start, and it is pretty enjoyable, this is a 6.5, 6 out of 10. Then we've got Era, the track 10. I'm not a lover of piano intros in this kind of music. If it is not very good, I'm not able to appreciate. This is pure piano, and maybe I prefer some keyboards, different sound, or guitar. So for this reason there, I'm not excited by the intro of this one. The transition at the minute 1:05 is the most vintage heritage style transition on record long, so I don't like it. A really better transition at the minute 3:45, very better. I know a lot of you like this song a lot, and after Sourceress for someone is the second best track, not for me. For me this is a 5.5, 6 out of 10. The second part of the song really better than the first part. If you divide the song, the second part is a 6, but the first part is a 5.5 and maybe lower rotation. So 5.5, 6 out of 10. Ragazzi, la traccia 9, Fleeting Glance, è ganzissimo perché l'intro c'è un arpeggio che ti rimanda ai Blind Guardian praticamente. E poi poco dopo le tastiere ti sembrano i Queen, quindi è curiosissima come cosa. Poi per il resto non c'è niente di particolarmente particolare, però è gradevole tutta la canzone. Gli ho dato un 6+, cioè un 6 tendente al 6,5. La traccia numero 10 invece, che molti ritengono la migliore dopo Sourceress di questo disco, a me non mi ha fatto impazzire per niente. Prima di tutto c'è un intro di piano che, ripeto, o la fai perfetta, bellissima, travolgente, se no in questo tipo di musica a me non mi convince. Pianoforte puro. Non che non sia uno strumento meraviglioso, ma per questa roba non ce lo vedo granché. E al minuto 1:05 c'è proprio uno di quei passaggi in pieno stile heritage, cioè proprio quello che non mi faceva apprezzare la buona qualità di musica del disco heritage, ma il tipo di produzione di suoni, di equalizzazione e di scelte di mescolamento. Qui al minuto 1:05 ce lo ripiazzano di nuovo e non mi piace. Invece la transizione al minuto 3:45 è molto migliore. Diciamo che la seconda parte si meriterebbe un 6, la prima parte no. Gli ho dato 5,5, 6 a questa canzone. A me non mi ha convinto, per me non è assolutamente la migliore dopo Sourceress, anzi. Guys, here the record is finished, but this is an extended version, the deluxe edition. So, track number 11, Persephone 2. This is a 5 out of 10. This is a little senseless reminder to the first track. Of course, this is an extension of the record, so of course it works, it serves the record to remind you to the start and to the sense of the meaning of the full record story inside, but it is short, it is a little bit senseless. It is not, if you have not, it's the same. So it is a 5 out of 10, but it is just a little midsection. The track number 12, The Ward, W-A-R-D, Ward. I think it's the pronunciation of this one, The Ward.
or the weird. I don't know. The word, for me, it is a 5.5 out of 10. Oh man, yeah, 5.5 out of 10. Good rhythm, but not memorable track. It is not a flawless song, of course. And then the last track, Spring of the Year, I don't know, because this is Latin and I am Latin myself, so oh man, what a shame. But this is so long, else I was not so good to understand well and translate the year. However, spring of some year. First I wrote 5.5, but to me this is a full 6 out of 10 because this song has a very nice ending with the keyboards and it's pretty enjoyable, and time after time, seconds after seconds, minute after minute, it increased the level a bit. Slowly, but it increased. So for me, if you listen more time, this one is pretty enjoyable. So not 5.5 but a 6 at the end. Ragazzi, le ultime tre tracce sono Persephone 2, che è praticamente un rifacimento di una piccola intro per dare vita alla parte estesa del disco, che ne puoi fare tranquillamente a meno. Ti ricollega soltanto all'inizio, sono pochi secondi, nemmeno un minuto. Io ho dato 5 perché non è indispensabile, abbastanza priva di senso, cioè se la togli va bene lo stesso. La traccia 12, che è praticamente una delle due veramente inserite nella versione estesa del disco, gli ho dato 5,5, ero partito con 5 e poi ho dato 5,5, perché 5,5 se lo merita, una bella ritmica. La bella ritmica non arriva ad annoiare, però non c'è niente di speciale in questa canzone, non è certo memorabile. E la traccia 13, che io avevo dato 5,5 anche a questa, che è primavera dell'anno, è scritto in numeri latini e io, cioè in lettere latine l'anno, e scusate la figura di merda ma non lo ricollego subito, quindi primavera dell'anno boh, 1500, 700, non lo so. Invece che 5,5 gli do 6 perché alla fine c'è una bellissima parte di tastiere e poi il livello tende un pochino a salire passo dopo passo durante la canzone, tutto sommato. Secondo me un 6 se lo merita, e come, perché è piacevole secondo dopo secondo di più, e secondo me se la riascolti la apprezzi sempre di più. Ripeto, la parte di tastiere in fondo ricorda i rock anni 70 in una maniera positiva, quindi 6. So guys, now we got a resume and then the votation overall finally of this record. Remember, my votation for Blackwater Park was a 9 out of 10 overall, and Heritage a 4 out of 10 overall. Now you will discover the votation for this one. And remember, Blackwater Park was my 3rd overall in the all ranking records discography of Opeth, 3rd overall. And only because Still Life comes first. If not, the 2nd overall. So Blackwater Park, I really enjoyed this one. Heritage, you know, it was the least, but of course it's not a bad record, but for me it doesn't fit at all with my tastes, because too much disconnection, the ideas was confused there, I think. The choice to make a progressive rock record, a lot of passion, a lot of love, but confused ideas. This one is my 11th overall, but listen now to the votation. So, my hit parade finally is Persephone 2, the least of this one, number 13, 5 out of 10. Then we got The Ward, W-A-R-D, The Ward, 5.5 out of 10, number 12. Then we got Era for me, number 11 out of 13, the track. This is a 5.5, 6 out of 10, no more, 5.5, 6 out of 10. Ragazzi, sto dicendo la classifica finale e ora ve la ridico anche in italiano poi.
Then we got an ex aequo here. An ex aequo at the position 11th. Yeah, the position 11th. The track number 10, Era, 5.56 out of 10. And Will O' the Wisp, 5.56 out of 10. But to me, Will O' the Wisp deserves a little bit more to shift the position 10. Little Italian, then we go forward. Ragazzi, vi dicevo, allora, ora vi dico la valutazione complessiva di questo disco. Vi ripeto che Blackwater Park gli avevo dato 9, mi era piaciuto tantissimo. Heritage 4, e vi ripeto il motivo, per i miei gusti troppo disconnesso, idee ancora confuse per fare un disco di quel tipo. Questo, ora vi dirò la votazione complessiva che gli ho dato. Ricordatevi che l'avevo messo 11esimo, mentre Heritage 13esimo e ultimo nei dischi. Blackwater Park l'avevo messo terzo addirittura, e solo perché Still Life è venuto prima, se no sarebbe stato secondo a giocarsi il primo posto. E ho detto che ultimo posto 13esima Persephone 2, la traccia 5, poi The World 5,5 alla posizione numero 12, poi alla 11 un ex aequo, Era e Will O' the Wisp con un 5,5 6, però Era secondo me 11esima e Will O' the Wisp 10ª. Guys, then we got the position number 9, Sourceress 2, this is a 6. Alla posizione 9, Sourceress 2 con un 6 pieno. It surprised me a bit, but at the position number 8, the last song of the extended version, Spring of the Year, I don't know. It is a 6, but a little more various than Sourceress 2. So, position number 8. Ragazzi, la posizione numero 8 mi sorprende un po' sta scelta, ma ci metto, come detto, l'ultima traccia del disco versione prolungata, che è primavera dell'anno, non so perché non lo so tradurre, con un 6 anche questo. Numero 7, guys, number 7 overall, A Fleeting Glance. 6 plus, 6.5. Ragazzi, la posizione numero 7 è Fleeting Glance, la canzone numero 9, con un 6 più, 6,5, 6 più 6,5. La traccia numero 9 del disco. Guys, so the track number 9 is the 7th overall for me. Now we got the 6th overall, Chrysalis song, 6.5. A full 6.5 out of 10, maybe deserves also 7 because of the 4 solos, 2 guitars, 2 keyboards, and the excellent drumming also along. But however, it is a 6.5 out of 10, and by number 6 overall of this record. Very good, Chrysalis, but it is not so impressive for me to come again to listen this song. Ragazzi, alla posizione numero 6 ci ho messo Crisalide, la canzone numero 5, per l'eccellente batterismo e per i 4 assoli che ci sono. Gli ho dato 6,5. Then, guys, at the position number 5, we got Persephone, the intro. This intro is really, really good. Very, very enjoyable acoustic guitars, not boring. Of course, it is not necessary, but it is a good intro to a pretty good record. Ragazzi, alla posizione numero 5 ci ho messo Persephone, l'intro, perché mi è piaciuto questo intro di chitarra e anche è sempre gradevole, non è lunga, e poi ne puoi sempre fare a meno di queste intro, ma questa ti introduce bene in modo gentile a un disco che è più che piacevole. So guys, we got the last 4 position, we are near to the podium. The best song of this record are, so we got an ex aequo at the position 3, The Wildflower and Strange Brew. This is the 3rd position, but I think The Wildflower, the track number 3, is my number 4th overall. Even if this art inside sound is magic. And Strange Brew is my number 3 overall, because more various and the last 2 transitions are incredible, finally connected with the song. So, the podium is an ex aequo, but The Wildflower is a little lower than the Strange Brew for me. But we are really close as hell.
So, number 4, The Wildflower, track number 3, number 3, Strange Brew, the track number 8 of the record. Ragazzi, siamo arrivati agli ultimi 4 pezzi, i pezzi migliori. The Wildflower, la traccia numero 3, la metto al quarto posto, e Strange Brew la metto al terzo posto, ma sono praticamente un ex aequo, tutte e due 7, solo perché la seconda è più varia, la traccia numero 8, ma sono bellissime entrambe, meritano il terzo posto insieme. Devotion for The Wildflower and Strange Brew, I repeat myself again, is a 7. Then we got the track number 2 overall, guys, Sourceress. This is a 7.5 out of 10. I repeat myself again, even if a little redundant in some part, but I think in a good way. So a 7.5 out of 10. This is very catchy, the more catchy song, all record long. Ragazzi, al numero 2 la canzone Sourceress, il numero 2 che anche se è un po' ridondante gli do un 7,5 perché comunque è quella più, cioè che ti seduce di più di tutto il disco, cioè ti rimane più in testa da subito e quel ripetitivo comunque non è stancante in maniera, cioè al primo ascolto della canzone soprattutto è un boom, magari ti può annoiare alla lunga. Guys, this song can bore you in several listening, but the first time is a banger. And so we are in the best song of the record for me, in my opinion, that of course is objective every time. I'm just joking and kidding a bit. The Seventh Sojourn. Oh, this song surprised me. This is a quiet one in the position first. The song number 7 of the record. Middle East vibes everywhere. Very good, nice djembe, amazing bass lines. This is an 8 out of 10. The only song that is a full 8 out of 10 for me. Never boring, even if quiet and quite long. Very good. Nice job Opeth there. Ragazzi, al primo posto in assoluto mi ha sorpreso molto questa scelta, ma questo è l'unico 8 pieno che ho dato. The Seventh Sojourn, la traccia numero 7, con queste influenze rabeggianti, questi djembe, questa linea di basso micidiale, non stanca mai anche se è tranquilla e lunga, 8 su 10. So the votation overall for this record is a 6.5 out of 10, finally. And the best song is The Seventh Sojourn, the second is Sourceress self-titled song, the track number 2, and the third we're getting ex aequo with The Wildflower, but The Wildflower is 4th for me, and Strange Brew number 3. Also, Chrysalis is a very good song, the number 5. But I will not come back to this one, I will listen the other 4, of course, before. Ragazzi, quindi il voto complessivo a questo disco, ve lo dico finalmente, è un 6,5. 6,5 su 10, valutazione complessiva che prende una media tra tutto. Sì, un 6,5 pieno, assolutamente pieno. Vi ripeto ancora che al primo posto c'è la traccia numero 7, The Seventh Sojourn con un 8 pieno, poi Sourceress, la traccia che dà il nome al disco, il singolo, la numero 2 con un 7,5, e poi al terzo posto pari merito, ma un pochino più su, Strange Brew con 7 e The Wildflower sempre con 7, un ex aequo, ma la metto alla posizione quarta. Anche Chrysalis non è male per niente, che è la numero 6 dopo l'introduzione per Stefano, ma tornerei prima su queste 4 tracce. Grazie di avermi seguito, grazie di avermi visto. Giornate impegnative, perché ve lo garantisco. Ciao, alla prossima. Ciao ragazzi. Touch the window now if you want to check the other reactions. The other ranking I already did. I'm sorry. And in the comments down below you can find the link Patreon to watch my entire exposure to this record. See you next time ragazzi. Ciao. Toccate la finestra per vedere altri ranking che ho fatto, altre classifiche, e poi troverete nei commenti il link Patreon per diventare iscritti sostenitori del canale. A quel punto potete vedere anche tutta la mia reazione quando ascoltavo il disco.